Bentornati su Muoviamo le Acque, buongiorno dalla Sardegna e buonasera Maurizio Buonasera. dall'Australia. Oggi siamo in Sardegna perché ci trasferiamo in un paesino un po' all'interno vicino Sassari per incontrare una donna in gamba molto speciale che sono molto contenta di avere qua con noi. E perciò lascio subito la parola a Laura che si può presentare e raccontarci chi è. Ciao Laura e buongiorno. Ciao a tutti, grazie per questo invito. Mi presento velocemente così non allunghiamo i tempi. Allora, io mi chiamo Laura, come hai giustamente detto. Mi sono occupata di gestione di azienda e di informatica per circa una ventina d'anni, un po' più di 20 anni. E diciamo che recentemente ho avuto l'opportunità di imbattermi in una gravidanza e questo mi ha portato a riflettere un po' su tutto il tempo che io dedicavo al lavoro. Mi è capitato di tenere insomma la contabilità, perché in realtà di quello mi occupavo, a 6 ma anche 8 aziende in contemporanea, quindi ho lavorato un bel pochino e c'è stato, diciamo, un periodo della mia vita in cui ho detto boh, forse non mi sto guardando troppo ed è il caso che rallenti. La gravidanza mi ha dato questa opportunità. Io già praticavo yoga da tanti anni, avevo anche scelto un percorso di formazione yoga, senza nessuna formazione insegnante intendo, non avevo l'ambizione di insegnare, invece poi questa cosa è venuta naturalmente, però insomma l'insegnamento della consapevolezza sicuramente mi ha portato ad essere più attenta a me stessa. Ecco, quindi diciamo che se di sostenibilità vogliamo parlare, io in questo caso parlerei più di sostenibilità dell'essere umano, di se stessi, no? Sostenere se stessi per poi sostenere tutto il resto. Questo è più o meno chi sono. Grande Laura. Grazie di essere qui con noi oggi, grazie delle risate che ci hai fatto fare prima della messa in onda, insomma. Senti un po', Laura, riguardo lo yoga, ti faccio un'altra domanda adesso. Riguardo lo yoga, tu hai detto che prima eri molto impegnata e che non, diciamo che dopo la gravidanza ti sei resa conto che magari avevi bisogno di più tempo per te stessa, poi è diventato lo yoga la tua strada. Cosa consigli per una persona che si trova nella tua condizione precedente? Una persona che è molto focalizzata sul lavoro e che non ha tantissimo tempo, insomma. Beh, diciamo che secondo me la parola rallenta può aiutarci a racchiudere tutto quello di cui abbiamo bisogno, no? L'Oriente ci insegna tanto da questo punto di vista, quindi al di là dello yoga, che uno può o meno interessarsi allo yoga, diciamo che il fatto di creare spazio dentro se stessi e intorno a sé, quindi creare una sorta di vuoto, è molto ecologico anche questo, no? Perché siamo immersi di cose da fare, di attività, di cose, tantissime cose inutili, no? Intendo anche proprio materiali, e invece potremmo eliminare molto per inserire quelle poche cose che occorrono. Ecco che questa può essere una vera ecologia, no? Quindi allontanarci dal consumismo, se ne parla tanto già da moltissimi anni ormai, però il consiglio che posso dare è veramente rallenta, perché se rallenti hai l'opportunità di osservarti, di ascoltarti e quindi di nutrirti di ciò che occorre veramente e soprattutto di ascoltare dove sei. Ecco, quello che dicevo prima e che poi riprendo spesso è che secondo me la sostenibilità dell'ambiente, che è quello di cui voi vi occupate principalmente, a mio avviso dovrebbe partire principalmente da una sostenibilità di se stessi, ok?
quindi dei nostri bisogni reali, che non sono quelli che ci vendono, ma Sì. quelli che dovrebbero emergere da un silenzio. Stefania sa che ho anche un progetto legato al silenzio, che fa emergere, insomma, le varie esigenze di cui ci dovremmo nutrire, ecco, non tutto il resto è inutile. Ti ho risposto? Sì, sì, assolutamente sì. Sì. Ok. Ma infatti la bellezza poi dell'incontro anche con Laura è stata la varietà di possibilità, di progetti, e io stessa spero che possiamo appunto riuscire a collaborare insieme e a realizzare qualcosa in uno spazio incredibile che sta sistemando, e anzi che ha sistemato. Però appunto legata anche alle scelte che Laura ha fatto, mi piacerebbe che raccontassi anche le scelte pratiche, perché è vero che parliamo di sostenibilità, parliamo anche di aziende, persone che fanno le scelte, però il cambiamento e la scelta appunto di curarsi dell'ambiente interno ti ha portato anche a fare delle scelte per quanto riguarda il matrimonio e la nascita di tuo figlio, legate appunto a una cura verso l'ambiente, cura di sé ma cura dell'ambiente. Allora volevo che raccontassi queste bellissime esperienze. Sì, tutte divertenti, devo dire, perché alla fine no, parli di cose serie e dici, mamma mia, no, che noi invece no, mi sono divertita a paura ad organizzare un matrimonio ecologico, quindi con grande rispetto per l'ambiente principalmente, ma poi anche economico, devo dire, perché appunto, come dicevo prima, abbiamo eliminato tutto ciò che non serviva. E quindi ti faccio degli esempi banali. Il mio vestito da sposa era quello che utilizzò mia mamma, e non solo mia mamma ma anche mia zia, perché all'epoca gli abiti da sposa non erano... È vero. No? Okay. E costano tantissimo, una roba inutile secondo me, però vabbè, ognuno ha i propri rispetta i punti di vista di tutti. Quindi abbiamo riciclato l'abito, abbiamo fatto dei fiori di carta, abbiamo mangiato chilometro zero. Io poi tra l'altro sono vegetariana, anche se non sono per gli estremismi, però abbiamo offerto un piatto, un pranzo, un buffet vegetariano in un posto straordinario qui a Tissi. E niente, abbiamo fatto cose semplici, e devo dire che la risposta è stata: siamo andati in bicicletta, ok? Piuttosto che non abbiamo noleggiato mezzi bellissimi, ma abbiamo scelto di andare in bicicletta, anche tutta scassata. Non mi ricordo cos'altro ho fatto, abbiamo fatto tanto, perché sono passati un po' di anni, però ci siamo divertiti Come hanno tantissimo. reagito? Come hanno reagito le persone? Come hanno reagito le persone? Allora, siamo tutti sardi noi tre, no? Quindi porcetto, che tutte quelle robe lì. Ma non ve lo dico in sardo, perché poi insomma so che ci saranno anche le traduzioni in inglese, però molti miei parenti dicevano: ma mi devo portare da mangiare da casa, cioè perché non ci sarà il porcetto, no, tipico, oppure l'aragosta. E invece le risposte sono state bellissime, tutti hanno detto che è stato un matrimonio bello perché era molto semplice e che si sono veramente divertiti. Vabbè, poi c'era la musica, che mio marito è musicista, come ho detto prima, quindi ci siamo divertiti tanto con la musica e col buon cibo. Insomma, anche lì vedi, basta poco, secondo me. Esatto, esatto. E invece sì, la scelta poi quando è nato il tuo bimbo, che anche quello secondo me è un gesto molto bello e lungimirante, che guarda verso il futuro. Sì, allora abbiamo diciamo avviato, poi non so se sia a buon punto adesso, però insomma abbiamo coinvolto anche il Parco Regionale di Porto Conte, che per me è il posto forse più bello su questo pianeta, lo adoro, un desiderio per lo stolisto bellissimo, quindi comunque abbiamo avviato questo progetto per piantare un albero, ci vuole un bimbo, quindi 4 anni fa circa, dove abbiamo cercato di piantare degli alberi per ogni bimbo nato nel 2016. Un progetto carino di riqualificazione di una zona lì, perché insomma ci sono tantissimi pini, quindi avevano intenzione di riqualificare alcune parti, alcune zone che avevano bisogno di piantare nuovi alberi, ecco. E quindi ogni albero avrà il nome del proprio bimbo. Insomma, anche lì ha avuto insomma, successo, no? Perché i ragazzi di Porto Conte della struttura di Casa Gioiosa hanno reagito in maniera estremamente positiva. Quindi insomma, credo che sia
molto comune il desiderio di fare del bene al pianeta. È che non c'è molto tempo. Credo che non ci sia molto tempo, appunto, quindi ritorno al concetto di prima, di rallentare. La gente non ha tempo di occuparsi del pianeta, forse. E allora se rallentasse forse capirebbe quanto è importante, perché la mia riflessione che voglio, diciamo, porgervi è questa: quando noi camminiamo su questa terra bellissima lasciamo delle impronte, no? Quindi rallentando, io mi occupo anche di meditazione e camminata, quindi questo avviene sempre, camminando, se tu vai lento ti accorgi di più, sei più consapevole dell'impronta che lasci, no? E quindi può essere più gentile o anche più, e questa impronta può rimanere o sparire. Ecco, quindi questo invito a ricordarsi che la Terra ci sostiene innanzitutto, perché non è che siamo degli astronauti, no? Che svolazzano. La Terra prima di tutto è qualcosa che ci sostiene, sulla quale possiamo appoggiarci e di cui possiamo fidarci. Se partiamo da questo presupposto, forse lei ci accoglie bene e anche noi avremo verso di lei gesti gentili, no? Questo... Che bel concetto. Molto, perché mentre parlavi mi davi anche la sensazione di quando rallenti osservi anche di più il paesaggio e quello che ti circonda, e anche questo è ecologico, perché l'ecologia per eccellenza è la scienza delle relazioni, della relazione tra uomo e natura, tra uomo e ambiente, e ancora di più, perciò può essere utile rallentare, ma anche proprio per rendersi conto di ciò che ci circonda. Brava. Proprio questi weekend appena passati, prima che diventassimo di nuovo arancioni, ho proposto, io spesso con lo yoga porto le persone in natura, no? Proprio perché credo che la natura abbia un grosso potenziale diciamo di aprirci, di farci aprire, no? E di coltivare i semi che possiamo mettere dentro di noi, e quindi porto la gente in natura. Proprio questi ultimi 2 weekend abbiamo fatto yoga in fattoria, no? In mezzo agli animali, una figata, bellissimo, vabbè, sono di parte. E prima di praticare abbiamo fatto una passeggiata. Ho pregato le persone di fare silenzio, perché questo silenzio potesse dargli l'opportunità di ammirare la bellezza di questo paesaggio, di sentire il rumore dei passi, gli uccellini, sì, cioè, sembro molto poetica, no? In realtà però, devo dire, perdonatemi, arrivo alla fine che almeno non vi annoio troppo, le persone erano felicissime, cioè hanno finito la passeggiata, all'inizio starnazzavano ancora alcuni, no? Poi hanno smesso di parlare, perché si sono resi conto che ecco il vuoto, no? Di cui parlavo prima. Questa camminata meditativa in cui ti approcci in maniera completamente differente, cioè anche solo la visione di un fiore o di una montagna o di un albero è completamente differente. Un po' come si fa nel bagno della foresta, no? Ne avete sicuramente sentito parlare. Sì. Tutti quei composti volatili che poi inaliamo e che ci fanno stare bene. La famosa biofilia, no? Io cerco di vendere quanto più possibile questa roba, perché già quello ti guarisce, cioè ti fa, per quanto mi riguarda, mi semplifica il compito, no? Un grande supporto, la natura è di grande supporto a 360 gradi. Sempre. Sì, è vero, sì. È vero. Mauri, vuoi chiedere qualcosa? O... Io sì, ho altre domande, lo so che ci stiamo dilungando oggi, ma Laura, domanda, l'ultima, Ste, dai, facciamo l'ultima. Vabbè, te la concedo. Grazie. Cosa ti aspetti o cosa ti piacerebbe che la scuola insegnasse a tuo figlio dal programma formativo a scuola? Domanda bella. Allora, mio figlio, che al momento è all'asilo, segue una sorta di asilo nel bosco, proprio perché abbiamo scelto di farlo arrampicare sugli alberi, di conoscere il mondo attraverso il mondo e non attraverso i libri. Non che noi non amiamo i libri, anzi tutt'altro, però diciamo che c'è ancora tempo
è che l'esperienza diretta, vuoi sapere cos'è il mare? Vai al mare, non studiarlo sui libri, no? Ok, non fraintendetemi ovviamente, però per un bambino di 4 anni e mezzo, è contento. 5, ehi, vabbè, un po' meno io perché magari insomma devo pulire tutto il fango col quale rientra, però è veramente un bellissimo progetto ed è un'educazione tanto più in questo periodo in cui non si potrebbe respirare liberamente, quindi avere questa libertà è sicuramente utile. Non mi soffermo sugli aspetti relazionali, no, che stiamo vivendo e che invece in un ambiente ampio, aperto, sicuramente è tutto molto più semplice e più gestibile. Quindi tanta natura, sì, tanta natura. Io sono cresciuta in campagna sugli alberi di ciliegio, mi ricordo di mio padre, quindi che ci sputavamo i noccioli da un ramo all'altro, quindi non posso che sposare il fatto che tutti dobbiamo stare più in natura. È il mio luogo in cui sono fortunata perché ho uno studio bellissimo a Sassari che ha un parco, non un giardino, ha un parco intorno con degli alberi centenari. Adesso incuriosiamo Maurizio. C'ha degli alberi bellissimi che ci fanno veramente riconnettere con la natura. Non mi fa incuriosire, mi fai piangere. Ma guarda Maurizio, adesso ti diamo un là, perché così anche l'aggancio per poter far tornare Laura e parlarci a proposito di alberi, del progetto Arbures, e questo però Laura ci dobbiamo prendere un capitolo a parte perché è una cosa meravigliosa. Dacci magari sì, due o tre parole per caratterizzare questo progetto e poi qualche consiglio per chi vuole intraprendere e fare il percorso che magari hai fatto tu, qualche suggerimento. Sì, il progetto di cui parli si chiama Arbures, che in sardo significa alberi, e l'idea è quella di portare appunto le persone in natura a praticare yoga, meditazione, a fare ecopsicologia, a riconnettersi anche con gli animali, perché no, insomma, a fare pratiche questo è rivolto sia agli adulti che ai bambini. È quello un po' di cui abbiamo parlato finora, no? Quindi anche mi piacerebbe che quel luogo diventasse un parco di terapia, no? Si parla di park therapy e quindi poter portare le persone a respirare, perché prima di tutto noi insegniamo a respirare, noi che insegniamo yoga, no? Alcuni di noi. E quindi questo, sì, ci prendiamo un tempo più giusto per parlare di Arbures, anche perché a breve insomma partiranno alcuni progetti, quindi ne possiamo parlare anche con più calma, sicuramente. Per seguire il mio percorso, che ti devo dire? Non lo so, il mio consiglio è rallenta, poi perché non ho la presunzione di dire quello che devi fare, tantomeno quello che devono fare gli altri, perché insomma non mi sono mai seduta in cattedra, tantomeno lo farò adesso, però se rallenti hai sicuramente l'opportunità di aumentare la tua consapevolezza e quindi, ti ripeto, di essere principalmente gentile con te stesso, questo lo dico sempre, e allora ti ritorna tanto, ti ritorna tanta verità, tanta pulizia, tanto vuoto, quello che dicevo prima, che non è una cosa negativa, ma anzi, tutt'altro. Quindi rallenta, solo questo, credo, forse poco, ma rallenta. Non poco. Grazie veramente. Grazie Laura, a me mi hai toccato tanto in questo rallenta, ogni volta che lo dicevi dentro di me, ok. Quindi grazie davvero, magari riusciamo, magari lasciamoci con una, cosa vogliamo dire, una promessa, magari riusciamo a fare qualcosa con Muoviamo le Acque nel parco di cui stai parlando. Magari riusciamo a fare qualcosa, magari facciamo una puntata da lì, sì, esatto. Insieme agli alberi? Esatto, assolutamente. Così ho la scusa per tornare. Ah sì, ne vale la pena anche perché ci sono degli alberi monumentali che non sono ovunque, quindi vale la pena un tuo rientro, via. Dai, va bene. Grazie mille Laura. Grazie a voi. Grazie. Namaste.
Namaste. Namaste. Un abbraccio e a prestissimo allora. Grazie a Certo. tutti. Ciao, grazie.